Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato ad argomenti di più ampio respiro rispetto ai video infrasettimanali. A proposito, voglio ricordarti che dal 20 di marzo la playlist Equinozium non verrà più aggiornata. Troverai comunque i video sul canale, ma la playlist era stata pensata per partire all'equinozio di autunno e per fermarsi all'equinozio di primavera. Poi vedrò come continuare i video infrasettimanali, magari li farò più lunghi, magari metterò 3 varianti anche lì, magari ne farò un po' meno, insomma ci sto studiando. Oggi andremo a vedere che cosa entra presto nella tua vita o chi entra presto nella tua vita, magari un nuovo lavoro, magari un nuovo amore, magari una nuova filosofia di vita, magari la scoperta o la riscoperta di un tuo talento o magari anche un'energia che non è di questo mondo, una guida, un guardiano, insomma andremo a chiedere alle nostre 3 varianti chi o cosa entra presto nella tua vita. Le 3 varianti te le vado immediatamente a presentare. Il diaspro giallo sarà la prima, l'onice del Pakistan sarà la seconda e infine la shungite sarà la terza. A proposito di far entrare nella nostra vita, c'è un'occasione speciale per aprirsi ad una esperienza veramente meravigliosa, gli ultimissimi posti per il corso dei sigilli magici di aprile della Lucerna di Cronos. La prima edizione ha riscosso un grandissimo successo, il corso è stato riproposto, partirà ad aprile. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 57 76 772. Ti darò tutte le info. Inoltre in questo video in descrizione puoi scaricare le brochure sia del workshop di tarocchi che è in corso e che verrà riproposto, sia del corso sui sigilli magici di aprile. Bene, possiamo passare alla prima delle nostre varianti. Chi o cosa sta entrando nella tua vita, sta per entrare nella tua vita. Noi ci vediamo per i saluti finali. Variante del diaspro giallo. Andiamo a vedere chi o cosa arriva presto da te. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, chi o cosa arriva presto da te nella tua vita? Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Mettiamo anche una carta dell'oracolo dell'Apocalisse. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, chi o cosa arriva presto da te? E infine mettiamo un Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, chi o cosa arriva presto da te? Andiamo a vedere. Allora abbiamo la porta d'inverno, l'incenso e infine abbiamo Gaia, l'abbondanza. Allora sono 3 carte interessanti. La porta d'inverno ci dà anche una scansione temporale, ci dice che presto forse potrebbe essere un po' ridimensionato, potrebbe essere portato dietro dopo l'estate, scusami, non dietro, dopo l'estate. La porta d'inverno indica comunque che in questo momento il consultante è in una fase delicata, importante della sua vita e quindi dovrà fare delle scelte che getteranno le basi per il futuro. Si tratta di decidere in questo momento in quale direzione bisogna orientare i propri sforzi e può trattarsi della scelta di un percorso di studio, di lavoro, ma anche di una relazione sentimentale. La carta invita a scegliere con ponderazione, in quanto bisogna valutare, ci dice la carta, con attenzione tutte le possibilità. Comunque seguirà un periodo denso di impegno, ma che sarà ricompensato. Nel caso dell'amore la carta indica un legame inizialmente caratterizzato da amicizia, da simpatia, anche da feeling, diciamo, più che da interessi di passionalità.
Ciò nonostante, se coltivato, questo legame sicuramente si rivelerà positivo e duraturo. La carta può anche riferirsi appunto all'arco cronologico e ci dice che appunto fra l'autunno e l'inverno potrebbe, quindi un arco circa di 6 mesi a partire da oggi, più o meno, potrebbe canonizzarsi tutto, definirsi tutto. Il percorso potrebbe definirsi in quell'arco temporale lì. Questo non vuol dire che devi aspettare fino all'autunno, magari semplicemente da qui all'autunno ci sono vari piccoli passi che nel lavoro come nell'amore ti portano a cambiare radicalmente quella che è la tua vita. L'incenso invece è una carta che parla del riconoscimento che sta arrivando nella vita del consultante. Ovviamente a seconda della domanda posta questo lo possiamo rapportare a una promozione, un aumento, un ruolo più importante in ambito lavorativo, oppure magari per quanto riguarda l'amore può essere la sacralità di un rapporto, quindi per estensione la consacrazione di un'unione. E quindi appunto il manualetto fa l'esempio dell'incenso adoperato durante i rituali, è un qualcosa che sacralizza, ecco, quindi canonizza, un'unione che si va a consolidare, direi. Oppure in riferimento al percorso di studio l'incenso fa riferimento a quello che può essere un passaggio importante, il superamento di un esame, la scelta di una facoltà, oppure magari anche studio perché devi prepararti per un lavoro e quindi fare formazione che ti tragetta poi a un diverso assetto della tua vita, quindi ti dà una posizione completamente diversa da quella che hai ora. Tutte queste carte sono mirabilmente sintetizzate da Gaia, carta di abbondanza, carta di rinascita, carta di incontri importanti, carta di un qualcosa che vede morire un seme per far germogliare una pianta, un albero. Quindi qui nell'arco di 5-6 mesi si prevede un cambiamento radicale alla luce della canonizzazione di un qualcosa a livello o lavorativo o affettivo o di studio, che comunque per te diventa uno spartiacque fra un prima e un dopo, uno spartiacque, l'ho detto malissimo, va bene, fra un prima e un dopo. E noi abbiamo il mazzo dei tarocchi di Gumperberg, uno dei miei primi mazzi, e proprio a questo straordinario mazzo andiamo a chiedere più dettagli su questa situazione. Cosa arriva presto o chi arriva presto da te? Vediamo un po'. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. La papessa, questa è proprio l'ufficializzazione di un qualcosa, sia a livello lavorativo che a livello di sentimento, ma anche di studio, come dicevamo prima. La papessa rappresenta di nuovo la canonizzazione. In amore può essere un matrimonio, sul lavoro può essere un contratto, per un percorso di studi. Beh ragazzi, la papessa è il libro. L'otto di coppe è un'occasione da prendere al volo anche, però vedi di non aver tanta paura, perché qua forse i dubbi possono prendere il sopravvento. Il mondo, la regina di denari. Il tre di coppe, la torre, il matto. Secondo me qua c'è un trasferimento dovuto o a una convivenza o al lavoro, o anche semplicemente, come abbiamo detto prima, per motivi di studio, l'andare a studiare o a fare formazione in un determinato luogo. Quindi qui c'è un trasferimento per i più. Secondo me con questo mondo e questa torre può trattarsi di un incontro fatale, che in alcuni casi può esserci già stato, in altri casi deve ancora arrivare. Però vedi che qua c'è una regina di denari
è la persona che porta abbondanza, la persona che riesce a costruire un qualcosa in prospettiva di, ma è una prospettiva sempre corale quella della regina di denari, è un qualcuno che fondamentalmente non pensa solo per se stessa, pensa in previsione di una coppia, un'azienda, un progetto di lavoro da portare avanti con altre persone. L'otto di coppe mi fa pensare, è la carta del pudore, forse sono le tue paure, le tue resistenze interiori di fronte a questo tre di coppe. Più che essere convinto o convinta del passo, qua è come se tu dicessi ma veramente mi merito questo. L'otto di coppe è una carta che ispira il gran balzo che ci cambia la vita, ma che anche simboleggia le inevitabili paure prima del gran balzo. E qui c'è un tre di coppe, non dobbiamo vederlo come una carta sempre di triangolazione, è principalmente una carta di leggerezza, di successo, quindi ti dice sii centrato, centrata in quelle che sono le tue intenzioni in merito a questa situazione che, ripeto, per alcuni si sta già avviando, per altri si avvierà in futuro, perché qui comunque mondo e torre, due arcani molto forti. Per fortuna la torre mediata qua dal mondo ci va a parlare del fatto che comunque un improvviso e repentino cambiamento porta alla chiusura di un qualcosa di precedente per avviarsi poi su questa regina di denari. Il matto. Secondo alcune scuole, nel momento in cui esce il matto a fine lettura, si dovrebbe considerare nulla la lettura e si dovrebbe rifare da capo. Secondo altre scuole, invece, bisogna aggiungere una carta ed è quello che faremo noi. Andiamo a vedere perché questo matto. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. L'appeso. Il 5 di bastoni. Il diavolo. Allora, sono tre carte non facilissime da gestire. Appeso, 5 di bastoni e diavolo. L'una rappresenta la propria interiorità più profonda che con questo 5 di bastoni viene curata. Il 5 di bastoni è la carta di chi vuole arrivare a fondo nelle cose o perlomeno tentarci, anche la carta dei tentativi, nonché la carta di chi forse dentro di sé ha un po' un approccio conflittuale verso il mondo esterno, comunque vuole primeggiare. Ora, con un diavolo qui mi parla del voler primeggiare a tutti i costi in una situazione, quindi qua secondo me c'è proprio il ribaltamento di pensiero tuo. Per quanto il dubbio inizialmente sia molto forte, dopo c'è invece una grande convinzione, uno slancio, e mi tornerebbe anche con questo matto, alla luce delle grandi possibilità che vedi per una situazione che nel 90% dei casi comporta proprio un trasferimento fisico, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di lavoro e di amore. Ora, in realtà qua con queste coppe iniziali potrebbe rappresentarmi veramente un discorso legato all'amore, una convivenza, l'ufficializzazione di una coppia, ma che poi appunto si dirige verso una convivenza o una quasi convivenza, magari si sta insieme quei tot giorni la settimana per i rispettivi impegni di lavoro. Però non scordiamo che c'è una regina di denari a chiudere. La regina di denari è comunque una carta che parla di abbondanza, ma parla anche di lavoro. Ora, l'appeso e il diavolo possono fare riferimento al denaro e quindi qua probabilmente c'è anche la possibilità economica di fare un passo, magari anche alla luce di quella che può essere un'entrata di denaro, un miglioramento della situazione lavorativa, un lavoro che si va a trovare che ci permette di cambiare la nostra abitazione, la nostra residenza. Insomma, io qua vedo un trasferimento nel 60, voglio dire così, per cento dei casi sarà un qualcosa che si realizzerà nell'arco di
6-7 mesi, anche 8 per qualcuno, e che porta a un netto miglioramento nonostante le paure, con uno slancio affettivo dopo e una grande voglia di fare dopo, anche alla luce dei benefici che se ne ottengono in termini sia di riconoscimento nostro, sia di prestigio sociale, sia di lavoro, o sia anche di situazione nostra interiore se si tratta di amore. Però bisogna un pochino qui chiarirsi i dubbi, bisogna lasciare che il seme muoia per poter in questo modo fare in modo che la pianta germogli. E qui c'è una grande passione fondamentalmente per quello che si fa, per come si fa, per quello che si vive, per la persona con cui si vive. Comunque alla base di tutto c'è proprio un cambio della nostra quotidianità, sia affettiva sia lavorativa, per alcuni addirittura, perché per alcuni potrebbe essere un cambio di lavoro che prevede una formazione e magari per un periodo ci potrebbe essere appunto anche un trasferimento per fare una formazione. Insomma, qua c'è un cambiamento radicale della tua vita quest'anno, in questo 2024, che sarà costruttivo, ma che ti porterà anche, qui forse devi fare un attimino attenzione, a spendere molte energie, perché comunque questo diavolo rappresenta una convinzione estrema, molto radicata, molto forte, e anche alla luce dell'appeso che si risveglia con un 5 di bastoni, carta di forte volontà, motivazione, ti ripeto, di volerci comunque provare, ti porta a gettarti in una situazione che percepisci come vincente nonostante le paure, e a liberare anche il tuo spirito più battagliero, più indomito, più quello che accetta le sfide, dai, quello che si prende al volo le occasioni. Insomma, qua c'è un cambiamento radicale della tua vita. Andiamo a vedere cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Cambia prospettiva, vedi qua forse un po' il riferimento a queste prime inquietudini che potrebbero arrivare nel momento in cui tutta questa situazione si va a sbrogliare, ovvero più che a sbrogliare, a rivelare, ovvero tutta la situazione si mette in moto. Forse qui potresti aver paura di fare il gran salto. Cambia prospettiva perché qui comunque diventerà una delle tue colonne di vita questa situazione, un po' come le colonne della papessa che sono velate ma che vengono disvelate poi man mano che si procede col cammino degli arcani. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'onice del Pakistan. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'onice del Pakistan, chi o cosa arriva presto nella tua vita. Per te che hai scelto la variante dell'onice del Pakistan, chi o cosa arriva presto nella tua vita? Mettiamo anche l'oracolo dell'Apocalisse per te che hai scelto la variante dell'onice del Pakistan. Chi o cosa arriva presto nella tua vita? E infine l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante dell'onice del Pakistan. Chi o cosa arriva presto nella tua vita? La porta delle stelle, wow, bella carta, il trono, e infine Atena, la strategia. Allora, sono carte molto belle, già la porta delle stelle è comunque una carta estremamente positiva, e la carta della porta delle stelle ci dice che la
fortuna è dalla nostra parte nelle attività che saranno intraprese, iniziate in questo periodo. È la carta della nascita di nuove speranze per il futuro, in particolare se hai avuto un periodo particolarmente negativo o magari privo di possibilità o ispirazioni. La carta delle stelle è anche un importante invito rivolto al consultante. Si deve individuare e valorizzare i nostri talenti, seguire le nostre doti, le inclinazioni naturali, perché queste potrebbero aprire nuove porte e anche nuove strade di realizzazione. La carta ci dice che si tratta di un buon periodo anche per iniziare corsi, percorsi artistici, tutto ciò che può appagare la nostra creatività. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà considerare l'importanza di scegliere, qualora sia possibile, una professione che segua le nostre inclinazioni. Per quanto riguarda invece l'amore, la carta è di ottimo auspicio, ma ci raccomanda anche di deporre quella che è la nostra maschera, abbandonare ogni strategia per mostrarci alla persona che ci interessa come siamo veramente. Solo in questo caso avremo successo. Questa carta si va ad affiancare alla carta del trono, che è molto simile per senso a quella che è la carta dell'imperatore del tarocco. Il trono di solito parla di, in realtà anche con la giustizia fondamentalmente, il trono parla di una situazione sfavorevole che si va a chiudere e la giusta ricompensa per uno sforzo, quindi il ritrovare l'equilibrio o anche rinnovare l'equilibrio, e quindi è il successo della propria affermazione, in particolare professionale, con una situazione lavorativa che apprezziamo e sentiamo nostra, un po' come già diceva la carta delle stelle. Se la domanda riguarda invece l'amore, la situazione che il consultante sta vivendo o quella che gli si presenterà è comunque quella giusta, ci dice la carta del trono. Queste due carte si vanno ad affiancare ad Atena, carta di strategia. Bisogna capire cosa vogliamo veramente, bisogna capire come direzionare i nostri sforzi, bisogna capire come riuscire nel minor tempo possibile e nel modo migliore possibile per noi, come realizzarci, ecco. E noi con i tarocchi di Gumperberg andiamo a chiedere qual è questa situazione che ti gratificherà così nel profondo, al punto da farti sentire completamente rinnovato o rinnovata. Qual è questo percorso che si apre nella tua vita? Magari è un'attività in proprio, magari è veramente una nuova storia d'amore, o forse anche la riscoperta di un tuo talento artistico, o magari un improvviso momento di cambiamento che ti porta a sovvertire tutta la tua quotidianità in positivo. Insomma, andiamo a vedere chi o cosa entra nella tua vita a breve. 10 di bastoni. Il 9 di denari. Il 2 di bastoni. Il Papa. Secondo me qui si tratta più di studio, formazione, corsi, hobby, forme di arte, perché il Papa è anche un maestro, un rivelatore di un insegnamento. Il 10 di bastoni è comunque l'impegno, il 9 di denari è investire per il futuro e il 2 di bastoni è una carta di potere personale, di decisione, ma anche di piccoli spostamenti come tutti e due, o piccoli comunque anche sentieri paralleli al nostro principale, sai? 10 di spade, che non è una brutta carta, l'imperatrice, l'8 di coppe, l'abbracciare un insegnante. Allora qui secondo me tu vai a rinnovare la tua filosofia di vita, o se non addirittura quello che è il tuo lavoro, il tuo modo di vivere la quotidianità attraverso lo studio di una qualche arte o disciplina. Io penso che qui si possa interpretare così, perché
L'imperatrice è una creativa fondamentalmente. Il 10 di spade non devi vederla come carta brutta, ma è il focalizzare il punto con un 9 di denari, ovvero la posso interpretare in due modi qua. La prima è il riuscire a comprendere cosa veramente può aiutarci a crescere, ad evolvere. Fosse anche un corso di pittura, ipotesi, tu dici ma il corso di pittura cosa mi dà? Ti dà la possibilità di esprimere la tua arte, ti dà la possibilità di esprimerti nel profondo e magari anche di liberarti da zavorre mentali, perché una volta che le metti su tela e le dipingi gli hai dato un nome e forma e quindi le hai elaborate, e alla luce di un 9 di denari potrebbe anche rappresentarmi il riuscire a veicolare le proprie energie per addentrarsi in una situazione che per noi inizialmente forse non è così facile da gestire, ma che nel tempo può diventare una risorsa anche a livello economico. Per cui ti dico, qua secondo me c'è un cursus studiorum, quindi un qualcosa, disciplina, arte, un qualcosa che ti influenza poi pesantemente la vita in positivo, perché tu lo abbracci nonostante dubbi, nonostante, un po' come già nella prima variante è uscito l'8 di coppe, nonostante dubbi, nonostante paure, nonostante piccole esitazioni iniziali, tu abbracci l'insegnamento che un qualcuno, un'autorità, un maestro, una maestra, una situazione ti dà per far qui è la carta della decisione, ho detto prima, qua è la carta della creatività, quindi per esprimere, ecco, mi viene la parola, la tua creatività fondamentalmente. Quindi qua c'è proprio una nuova, per qualcuno addirittura potrebbe essere l'abbracciare una filosofia religiosa con un papa, e quindi anche il cambiare prospettiva a livello spirituale. Non è, o per qualcuno potrebbe essere una formazione lavorativa, del resto il papa è anche un qualcuno che porta lavoro. Vediamo un po' di chiarirlo quest'otto di coppe anche. Regina di spade, 3 di denari, 9 di spade. Allora, sono le convinzioni più profonde. Mi viene a mente un po' quelle persone che hanno una visione estremamente manichea della realtà, per cui buono, cattivo, eccetera, eccetera, ma che poi in realtà ascendono ad un gradino superiore di consapevolezza e comprendono che alla fine buono, cattivo, altri non sono che metri umani. Quindi qua secondo me c'è proprio il lottare contro le proprie convinzioni, cioè qui c'è un qualcosa che ti entra nella vita come insegnamento per mettere in discussione i tuoi autolimiti che ti bloccano anche in tante occasioni. Penso per esempio alla persona che dice io non faccio certi cammini spirituali perché non sono adatti. No, ti stai privando di un'occasione, ti stai privando. Ci sono tante persone per esempio che non abbracciano nemmeno la tarologia perché la considerano diabolica. Ecco, no, invece in realtà è una forma di filosofia molto bella e molto funzionale anche per comprenderci e per evolvere. Quindi ecco, qui fai uno step successivo in quello che è il tuo percepire la vita stessa attraverso un insegnamento importante nel quale sei invitato o invitata a tuffarti, e qui c'è un mentore o una mentore che comunque ti guida. Ecco che per alcuni qua diventa veramente un nuovo cammino spirituale, per altri diventa proprio un hobby, il maestro o la maestra, il papa che ti porta ad essere primo attore, che estrae da te la tua creatività, che ti porta a comunicarla con decisione, che ti fa fare un investimento nonostante le tue paure sul tuo futuro. Io direi che qui possiamo leggerla così, e quindi qui c'è proprio un radicale cambiamento, rinnovamento di pensiero alla luce di una forma di sapere che nel tempo può diventare anche un investimento per te. Molto bella questa seconda variante, questa cosa qua arriva molto presto.
Andiamo un po' a vedere cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante dell'Onice del Pakistan. Prendi le distanze. Allora, prendere le distanze può essere il prendere le distanze anche dalle tue paure, come abbiamo detto qua, ad opera con strategia, perché il problema è che qui c'è un'imperatrice, potrebbe essere una carta che butta tanto fumo e poco arrosto, quindi in realtà prendi le distanze anche forse da quella che potrebbe essere di base un'incostanza che magari fino a questo momento in fatto di insegnamento ha caratterizzato la tua vita, quindi un qualcuno che magari, l'esempio classico è la persona che compra 1000 libri e poi non li legge, quindi prendi le distanze da quello che è un punto di vista che fino ad oggi ti ha comunque limitato o limitata per certi versi. Comunque su questo prendi le distanze, facciamo una cosa per cui metà colleghi di YouTube mi odieranno, ci buttiamo giù delle carte. Dice, ma mischi l'oracolo delle risposte coi tarocchi? Sì, Cronos fa un po' come cazzo gli pare. Allora, vediamo un pochino. Da cosa devi prendere le distanze? Secondo me da quello, però, da questo 10 di bastoni, dal senso di immobilità, però, dal 3 di spade, dal 5, vedi, dalla paura, dal pentimento, dall'apprensione, dal 5 di spade, prendi le distanze da una visione del mondo un po' forse autocastrante, autolimitante. Ti ripeto, le persone che magari ti dicono non abbraccio il tarocco perché prevedere il futuro è sbagliato, prendi le distanze da questa visione così manichea, o bianco o nero, lasciati sedurre dalla conoscenza, lasciati sedurre da quella che è la voglia di buttarti a capofitto in un qualcosa che per te rappresenta una conoscenza completamente nuova, fosse anche una conoscenza che ora percepisci come esattamente opposta ai tuoi valori, è un qualcosa che comunque ti dà in maniera estremamente produttiva e creativa e probabilmente può diventare anche un investimento per il tuo domani. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Shungite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della Shungite. Chi o cosa sta per entrare nella tua vita a breve? Chi o cosa entra a breve nella tua vita? Per te che hai scelto la variante della Shungite. Mettiamo anche l'oracolo dell'Apocalisse. Chi o cosa entra a breve nella tua vita, per te che hai scelto la variante della Shungite. E infine andiamo a mettere l'Ancient Feminine Wisdom. Chi o cosa entra nella tua vita? Chi o cosa entra nella tua vita a breve, per te che hai scelto la variante della Shungite. La chiave, l'angelo, Nike, la vittoria. Allora, la chiave è una carta bellissima perché ci dice che comunque siamo artefici del nostro destino. È la carta che ci dice che le risorse sono già in noi. In realtà tutto ciò che entra nella nostra vita lo stiamo attirando, lo stiamo portando a noi per appunto poi esprimerlo nella quotidianità con quelle che sono le nostre risorse interiori, e quindi ci dice che è un qualcosa, quello che sta per arrivare, che ci porta non solo positività nella vita, ma che ci porta addirittura una maggiore centratura, in quanto
è diretto frutto del nostro volere, del nostro attendere un qualcosa. La carta dell'angelo invece è sempre un buon presagio. Essa ci dice che siamo protetti, abbiamo una sorta di angelo custode, può essere una persona autorevole e fidata che ci può aiutare in una situazione delicata, e quindi magari la carta ci invita ad individuare questa persona se già è nella cerchia delle nostre conoscenze, il nostro angelo custode in un certo senso. Di solito una persona affidabile, solida, concreta, un amico, un genitore, un fratello, un compagno, una sorella, una compagna che ci aiuta e ci guida e ci direziona. L'angelo può anche indicare una persona a noi vicina che ci darà a breve delle notizie importanti, soprattutto se la domanda del consultante riguardasse una persona specifica, la carta ne può rappresentare il carattere. Nike vittoria è il senso di vittoria, di soddisfazione, di appagamento per essere riusciti a portare a compimento i nostri disegni. È la carta di chi raggiunge i traguardi importanti. Ora, qui a me viene da pensare che qui più che un cosa è un chi sta per arrivare nella tua vita, chi si palesa nella tua vita, una persona che tu forse attendi. Non deve essere il classico ritorno, ti spiego, per qualcuno può essere il dire lui, lei prima o poi rientrerà nella mia vita, ok, ci sta. Per altri però può anche essere, guarda, ma se trovassi una persona che mi aiutasse e magari mi desse un'opportunità di lavoro importante, magari mi desse, ecco, qui può anche non esserci la persona, può essere un'idea tua che ti porta ad un traguardo importante tramite l'intercessione di qualcuno. L'esempio classico, hai scritto un libro, stai cercando l'editore, qui arriva l'editore. Oppure sei un musicista, una musicista, stai cercando un promoter, qui arriva il promoter. Insomma, è una figura di riferimento che ti guida ad una vittoria, ad un traguardo importante, anche aiutandoti ad estrapolare da te quelle che sono le tue qualità più profonde. Vediamo un po' di saperne di più col tarocco di Gumperberg, mazzo meraviglioso, uno dei miei primi mazzi, lo amo tantissimo. Per te che hai scelto la variante della Shungite. Chi o cosa arriva presto nella tua vita? L'imperatrice, la possibilità di generare un nuovo te stesso, una nuova te stessa, non è male. La temperanza, abbiamo parlato di angelo prima e mi esce la carta della temperanza che è anche l'angelo proprio iconograficamente, ma è anche il guardiano, l'eremita. Arriva Cronos, che fortuna, Anche no. Poverino o poverina te. L'asso di denari. Qui arriva una figura importante, un eremita, un maestro, una guida, un qualcuno che ti aiuta. Per qualcuno magari già c'è, bisogna solo stringere i rapporti, per altri questa persona ancora non c'è ma arriva presto. Addirittura per qualcuno qui può essere un matrimonio con un asso di denari, carta comunque che va a parlare anche di matrimonio, non solo matrimonio d'amore. Per la maggior parte dei casi rappresentati dall'asso di denari può essere, per altri è proprio un matrimonio inteso come vincolo ad una persona che riesce a darti gli strumenti necessari, e per qualcuno magari sarà anche più degli strumenti per investire su di te e per migliorarti in modo costante e molto anche produttivo, secondo me. L'otto di bastoni, la regina di coppe. Allora, se hai un talento artistico, questa è la tua stesa. Qui arriva un qualcuno che investe su di te. La regina di coppe rappresenta sale d'arti, musei, librerie, teatri, sale da concerto e via dicendo.
il 4 di coppe, quindi ti porta il lusso. Allora, facciamo una cosa molto quadrata. Per una minima parte sarà l'attesa che si chiude del ritorno di un qualcuno. Se vuoi un ritorno, se aspetti un ritorno, se la tua realizzazione la vedi passare anche per l'incrocio con un qualcuno che deve tornare nella tua vita, ok, qui c'è il ritorno che ti porta comunque un diverso modo di percepire non solo te stesso, te stessa, ma anche le relazioni, e ok. Per una parte molto più ampia, soprattutto laddove tu abbia dei doni a livello artistico, è un investimento, è un qualcuno che ti aiuta a concretizzare fisicamente una via di realizzazione attraverso la tua arte, scrittura, musica, poesia e via dicendo. Per altri può essere veramente un guardiano da un'altra dimensione, e quindi un qualcuno che ti guida a livello spirituale, che ti aiuta a portare fuori da te l'energia di un'imperatrice. La carta dell'imperatrice piace tantissimo, piace anche a me, è una carta meravigliosa, ma rappresenta sempre un'energia in potenza esplosiva, bellissima, piena di creatività, ma poco espressa, o comunque espressa in maniera non adeguata a quello che potrebbe essere in realtà. È come quando si dice a una persona: tu hai molte qualità ma le stai sfruttando solo in parte, o le stai direzionando male. Questa è l'imperatrice. Qui hai uno sviluppo, una crescita, 8 di bastoni, su una temperanza, una guida, un qualcuno che ti aiuta a passare una frontiera mentale, per qualcuno addirittura fisica. Un eremita, arriva Cronos, ti dice: guarda, c'hai quest'arte qua, tirala fuori. Perché? Perché devi farti conoscere, perché devi proporti, perché devi parlare la tua lingua al mondo, e il mondo può comprenderla e puoi evolvere parlando la tua lingua al mondo. E qui c'è un matrimonio, un'unione, un vincolo che porta al lusso, che porta allo star bene, che porta alla lussuria anche per alcuni. Quindi ti dico, nel primo caso è il ritorno voluto, solo se vuoi un ritorno. In altri casi, che secondo me qui sono molti di più, è proprio l'estrapolare da te una forma di arte completamente nuova che ti porta appunto a realizzarti nel tempo, anche a livello materiale. Infine, per altri è una situazione di guida da un'altra dimensione che comunque ti porta anche in questo caso a realizzarti. Quindi qui c'è proprio l'ingresso di un qualcuno più che di un qualcosa che ti aiuta a crescere, ti aiuta a trovare, se non ce l'hai, o consolidare, se già ce l'hai, il tuo ruolo nel mondo, dandoti anche modo di capire come investire, perché lui o lei te lo mostra proprio fisicamente, sulle tue qualità, per riuscire a raggiungere una situazione di 4 di coppe, che tendenzialmente si dice una carta brutta, ma in realtà è molto bella, perché rappresenta anche il vivere nel lusso, quindi comunque rappresenta anche il frutto dell'aver comunque trovato una centratura e dell'averla veicolata, e quindi questa persona ti guida in un netto miglioramento. L'ho fatto per le due carte precedenti, per le due stese precedenti, lo faccio anche per questa. Vediamo un po', chiariamo sto 4 di coppe finale, perché è l'unica carta un po' più dissonante. Tre di coppe, sensazione di vittoria. Re di denari, quindi il darsi possibilità, ma anche la fedeltà ai propri principi. L'appeso, un qualcosa di fisso. Sì, qua ti porta a trovare nel tempo. Non ti dico che appena sta persona arriva il giorno dopo tu diventi milionario, te lo auguro, o milionaria, però non è così. Qui ti porta nel tempo a trovare la tua dimensione nel mondo, sì, assolutamente. Prima di chiudere andiamo a vedere anche per te della terza variante le risposte dell'oracolo, vediamo un pochino cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante della Shungite.
considera un approccio alternativo. Allora, vedi, quando io ti ho detto qua di questa imperatrice che ha tante qualità, ma che forse non riesce ad esprimerle, e tra l'altro per arrivare alla vittoria, Nike mi torna molto, ora che ci penso, col 4 di coppe come carta di lusso, di benessere, di star bene. Però io ti ho detto, qui tu avresti tante qualità, ma non sembri esprimerle, non sembri. Anche una regina di coppe ha molte qualità, ti ripeto, è un qualcuno legato alle sale d'arte, ai musei. Devi cambiare approccio, un punto di vista alternativo su quello che è il tuo percepire il mondo e anche il tuo percepire il modo in cui puoi presentarti al mondo, perché questo per te può diventare la chiave di volta non solo per un'unione facoltosa, ma anche per una centratura maggiore e quindi anche per un benessere materiale maggiore. Quindi cambia punto di vista, quindi tira fuori da te quelle qualità che magari in questo momento stai sfruttando solo parzialmente. Direi che vabbè, qualcuno ti aiuterà, ti guiderà in questo percorso. Direi che è una lettura bellissima, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Io intanto passo ai saluti finali. 3 varianti che ci hanno raccontato chi o cosa entra presto nella tua vita. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani mattina per le energie della settimana. Ciao! Della domenica, come sai, in 3 varianti, un po' magari un'arte, insomma, chi o affanculo. 3 varianti che ci hanno raccontato chi o cosa sta per entrare nella tua vita, chi o cosa entrerà nella tua vita. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al domenicale, come sai, un pochino più lungo, in 3 varianti. Oggi torniamo a fanculo, un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato ad aspetti di più ampio respiro. Perché non lo prendi? Vaffanculo. Benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai, un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato alla neanchia. Benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la... vaffanculo. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna. Equinozium verrà chiusa perché era una playlist che era... Il Diaspro Giallo sarà la prima... Affanculo. Il video domenicale, come sai, un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato alla neanchia. Domenicale, come sai, un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato a domande di ampio respiro rispetto alla nerchia. Cazzo, non è possibile.